Buongiorno, bentornati ragazzi, bentornati amici, io e la mia gattona Sofì continuiamo a parlarvi di Platone, spero che queste lezioni vi siano utili e oggi parliamo della dialettica, è una cosa un pochino difficile la dialettica, vero? No, non è vero, bisogna spiegarla in un certo modo, non è particolarmente difficile. Forse la mia gattona Sofì vuole andare a dormire, vuoi salutare i videoascoltatori? Guardate com'è bella, guardate come si fa a carezzare la mia gattona, credo che sia un po' stanca, che voglia andare a dormire, allora la lasciamo libera. Pronta per il salto? Oh, un bel salto per Sofì. Allora, vediamo che cos'è la dialettica. La dialettica nasce in Platone da un'esigenza di revisione, da un'esigenza di aggiustamento della teoria delle idee forme, la sua teoria fondamentale. Qual è il punto? Il punto è che, come abbiamo già detto in passato, Platone fino a un certo tempo, nei dialoghi giovanili, no, anche nei dialoghi della maturità, diciamo più o meno fino alla Repubblica, Platone parla della teoria delle idee, la espone, ma la dà per scontata, non la giustifica, non la argomenta, non la dimostra attraverso delle argomentazioni, diciamo che la dà un po' per scontata fino alla Repubblica. Successivamente, invece, a partire dal dialogo Parmenide, Platone viene indotto dalle obiezioni ricevute a giustificare un po' meglio la teoria delle idee forme e il problema sarà sempre quello, lo vedremo, del rapporto, della connessione tra i due mondi e tra i due tipi di conoscenza e a cercare anche una revisione, un aggiustamento, d'accordo? Una formulazione, riformulazione della teoria degli archetipi ideali. Noi ci accorgiamo in diversi dialoghi che la teoria delle idee forme è in ristrutturazione, è in rielaborazione, perché Platone ha ricevuto delle obiezioni, in particolare dal suo giovanissimo discepolo Aristotele, il migliore dei suoi allievi, ma non solo da lui. Che cosa porta a Parmenide? Cosa c'è? Cosa troviamo nel dialogo Parmenide? Ci sono delle obiezioni e il problema è sempre quello. Il rapporto tra due mondi, il mondo sensibile, una realtà sensibile, questi due mondi, un mondo sensibile è un mondo ideale, un mondo intelligibile, vi ricordate? Dove vi sono soltanto archetipi ideali, idee, forme, idee intelligibili, le cosiddette idee, forse sarebbe meglio chiamarle appunto forme, degli stampi, degli archetipi, ok? Il bello in sé, il cavallo in sé, ma qualunque cosa che esiste nel mondo sensibile ha un riferimento unitario nel mondo ideale, d'accordo? Sono cose, ve le ricordate? Con oggetti reali, non qualcosa di difficile da pensare, di mistico, no, sono cose perfettamente conoscibili con la conoscenza intelligibile, con quel tipo di conoscenza che è adeguata rispetto agli oggetti che deve conoscere. Sono la vera realtà, il vero essere, le forme, gli archetipi intelligibili che fanno riferimento a delle copie illanguidite. Per esempio, noi abbiamo l'idea di cavallo, il cavallo in sé, la cavallità, lo schema di cavallo, la forma ideale del cavallo, qualcosa che è un vero essere che può essere conosciuto perché è sempre identico a se stesso, è eterno, è immutabile, come l'essere parmenideo. Mentre invece abbiamo tutti i cavalli sensibili, i cavalli corporei, i cavalli materiali, i cavalli empirici che vediamo con la conoscenza sensibile, con la vista, non attraverso l'anima che ci fa conoscere intelligibilmente, ma attraverso il corpo, i sensi. Tra i cinque sensi in Platone come in Aristotele è privilegiata la vista. Ok? E quindi abbiamo già detto, i cavalli sensibili non possono essere il vero essere, la vera realtà, perché nascono, si trasformano, mutano, muoiono, si sfaldano, quindi sono soggetti al divenire, sono soggetti al mutamento. Ciò che muta, si trasforma, non può essere il vero essere, non può essere realmente.
non può essere realmente, perché non può neanche essere conosciuto oggettivamente, realmente. Che cosa io conosco? Conosco qualcosa che si trasforma sempre, che diventa sempre qualcosa di diverso, che si trasforma sempre in qualcos'altro. Che cosa conosco? Non posso conoscere davvero ogni singolo cavallo, perché ogni singolo cavallo è qualcosa che si trasforma continuamente in qualcos'altro, non è stabile, non consiste in qualcosa che permane identico nel tempo. D'accordo, io stesso mi trasformo, la mia conoscenza sensibile, la mia vista non è oggettiva, quindi non posso conoscere il cavallo. I cavalli sono delle cose apparenti, tutto il mondo sensibile è il mondo della doxa, ve lo ricordate? Il mondo dell'opinione, dell'illusione, il mondo dell'apparenza, un mondo che non è il vero essere, ha un grado di esistenza inferiore all'essere, mentre invece il vero essere è il cavallo in sé, che è ingenerato, imperituro, immutabile, è eterno, sempre uguale a se stesso e può essere quindi conosciuto davvero, ok? Però il problema, dice Aristotele, dicono altri che fanno obiezioni, che muovono delle perplessità, è che come si può passare dal mondo sensibile al mondo intelligibile? Questo è il problema, cioè i due mondi creano un dualismo, ma allora noi che siamo nel mondo sensibile, con la nostra conoscenza sensibile, conosciamo gli oggetti sensibili, come possiamo elevarci al mondo intelligibile e conoscere solo con l'anima separata dal corpo? Possiamo farlo, ricordate, quando l'anima è nel mondo intelligibile, priva del corpo, ma quando l'anima è inserita nel corpo non riesce a conoscere se non con i cinque sensi. Come facciamo noi a cogliere il cavallo ideale? Ma senza conoscere il cavallo ideale noi non possiamo stabilire i nessi di somiglianza tra i vari cavalli. Come possiamo dire che il cavallo 1 somiglia al cavallo 2, somiglia al cavallo 3, fanno tutti parte di una stessa classe dei cavalli? Ci deve essere qualcosa in comune tra ogni cavallo sensibile, la cavallità è il cavallo in sé, ma come facciamo noi a conoscere il cavallo ideale? Questo è il problema. Aristotele lo chiama il problema del chorismos. Ve lo scrivo anche in greco, come al solito. Chorismos significa divario, significa burrone, significa che c'è proprio una distanza incolmabile, un divario, una netta separazione tra mondo sensibile e mondo intelligibile. Come si può colmare? Ci vuole qualcosa che metta in comune questi due mondi. Platone li presenta inizialmente come totalmente eterogenei, presenta, attenzione, anche la conoscenza intelligibile che conosce l'ideale, gli archetipi, come una conoscenza completamente separata dalla conoscenza sensibile che conosce gli oggetti sensibili. La conoscenza intelligibile in Platone, almeno all'inizio, non è un'evoluzione della conoscenza sensibile. Ciò che conosco con l'intelletto, con la mente, con nous, non deriva dalle immagini sensibili empiriche che io ho acquisito attraverso i sensi. Non sono due stadi di un unico processo, due stadi di un unico processo di conoscenza. No, la conoscenza intelligibile non parte dalla conoscenza sensibile, almeno così sembrerebbe. Mondo sensibile e mondo intelligibile, conoscenza sensibile e conoscenza intelligibile sono eterogenei, sono troppo distanti tra loro, sono proprio di natura diversa, non corrispondono, non si possono collegare l'uno all'altro. Ma questo è un problema, in realtà sono collegati l'uno all'altro perché c'è una precisa simmetria, c'è una precisa corrispondenza tra mondo sensibile e mondo intelligibile. Tutto ciò che esiste nel mondo sensibile, per esempio la classe dei cavalli, ha il suo archetipo preciso, il mondo intelligibile, il cavallo in sé. La classe degli oggetti bianchi, tutte le cose bianche, hanno un preciso corrispondente nel mondo intelligibile. Il bianco in sé, la bianchità, l'idea, il modello, la forma di bianco. Quindi vedete, allora, i due mondi sono completamente separati. Da dove originano? Il mondo intelligibile c'è sempre stato, il mondo insensibile chi l'ha creato? Com'è possibile che due mondi completamente separati e eterogenei abbiano una simmetria, una corrispondenza perfetta?
le cose bianche, i cavalli, ma qualunque oggetto sensibile a cui voi pensiate, anche quello che può essere più trascurabile, anche quello che può essere meno importante, ha sempre un suo corrispondente ideale, sempre c'è una corrispondenza completa. Simmetrica. Come si spiega questa simmetria, questa corrispondenza precisa tra i due mondi, se i due mondi non hanno niente in comune, d'accordo? Problema, altro problema, appunto Aristotele dice, ma il mondo intelligibile è inutile per conoscere gli oggetti sensibili, se noi li conosciamo con la sensibilità, con la conoscenza sensibile, perché dovremmo andare a trovare degli archetipi ideali con una conoscenza che noi non riusciamo ad attingere, la conoscenza intelligibile? Aristotele e altri dicevano: a cosa serve il mondo intelligibile se noi in realtà viviamo nel mondo sensibile? Non solo, ma il mondo intelligibile potrebbe essere inutile, ma potrebbe essere inutile anche il mondo sensibile, cioè si potrebbe eliminare uno dei due. Per esempio, se il mondo sensibile, dice Platone, è il vero essere, la vera realtà, che bisogno c'è che esista il mondo sensibile rispetto al mondo intelligibile, che è il vero essere, paragonabile all'essere parmenideo, solo che gli archetipi ideali, le idee forme non sono uno come l'essere parmenideo, sono tanti, ma ognuno ha le caratteristiche dell'essere parmenideo. Allora quello è il vero livello dell'essere, la vera realtà. Che realtà può avere un mondo che Platone dice è opinabile, è apparente, è illusorio, se l'essere sta nell'intelligibile? Allora vuol dire che il mondo sensibile non è il vero essere, è il nulla rispetto all'essere, proprio in termini parmenidei, e quindi il mondo sensibile non ha alcun livello di realtà, non esiste. Invece Platone vuole salvare l'esistenza sia dell'intelligibile, sia del sensibile, sia dell'essere come l'essere parmenideo, sia del divenire, del mondo del mutamento. Ricordate che questo problema c'è anche in Parmenide. Come si spiega la coesistenza tra la vera realtà, l'essere, e l'apparenza, il divenire. D'accordo? Quindi, che cosa fa Platone? L'abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Cerca di elaborare delle strategie, degli strumenti per permettere una connessione, una comunicazione tra mondo sensibile e mondo intelligibile, non certo per annullare il divario tra mondo sensibile e mondo intelligibile, ma almeno per attenuarlo. Abbiamo già visto, Platone farà questi tentativi differenti proprio fino alla fine della sua vita, sarà impegnato sempre nel cercare qualcosa, un espediente o qualcosa per mettere in comunicazione mondo sensibile e mondo intelligibile. Abbiamo già visto due di questi tentativi che Platone fa. L'anima, ricordate, l'anima conosce l'intelligibile, poi cade dal mondo intelligibile, viene chiuso nel corpo, e almeno però l'anima del filosofo può ricordare ciò che ha visto nell'intelligibile. Quindi l'anima è un ascensore, l'anima sta sia nel mondo intelligibile priva del corpo, sia vive all'interno del mondo sensibile ingabbiata nel corpo. Anzi, abbiamo già visto, vi ricordate, che l'anima passa molto più tempo nel mondo intelligibile piuttosto che nel mondo sensibile agganciata al corpo. Quindi l'anima è un trait union, l'anima è un collegamento tra mondo sensibile e mondo intelligibile. L'anima, siccome è stata nel mondo intelligibile, ha visto con gli occhi della mente, ha conosciuto le idee forme, poi però se ne è dimenticata. Nel mondo sensibile, all'interno del corpo, l'anima può ricordare. Ricordate, la conoscenza cos'è? È ricordo, è reminiscenza, è anamnesi. Quindi l'anima permette almeno al filosofo nel mondo sensibile di risalire. Ricordate, c'è proprio un ascensore dall'oggetto sensibile al suo archetipo intelligibile. E ricordate come fa l'anima a fare questo? Attraverso il secondo espediente che Platone mette in gioco per collegare il sensibile e l'intelligibile: Eros, amore. Eros è qualcosa che dà un privilegio in questo collegamento, perché Eros fa sì che attraverso i corpi belli, i corpi sensibili, si conosca il bello in sé, si arrivi a conoscere il bello in sé.
E sembrerebbe che soltanto l'idea di bello, il bello in sé, abbia questa caratteristica e quindi abbia un privilegio gnoseologico conoscitivo rispetto alle altre idee forme. Perché quando vedo i corpi belli, io, almeno se sono un filosofo, mi ricordo del bello in sé. Dai corpi belli risalgo alle anime belle, alla bellezza delle leggi, delle matematiche e del bello in sé, vi ricordate? E quindi poi attraverso i corpi sensibili belli ricordo il bello in sé che l'anima una volta ha visto, ma ricordando il bello in sé ricordo anche, insieme al bello ricordo il bene e tutte le altre idee. Quindi avete visto, cioè ricordate, l'anima è affine alle idee, simile alle idee, l'anima poi anch'essa non è materiale, non è corporea, l'anima è simile alle idee forme, è immortale come le idee forme. Eros, quindi anima, Eros sono i primi due tentativi, ecco, per creare un collegamento tra i due mondi, il mondo sensibile e il mondo intelligibile. È un collegamento tra due tipi di conoscenza che all'inizio sembrano completamente separati tra loro. La conoscenza sensibile e la conoscenza intelligibile. Platone inizia da ammettere che grazie all'anima che ricorda si può passare dalla conoscenza degli oggetti sensibili alla conoscenza degli oggetti intelligibili. Però, diciamo, non basta. Aristotele e altri mettono in difficoltà Platone proprio perché, perché Platone, secondo loro, non ha specificato bene la natura del collegamento tra sensibile e intelligibile. Ammettiamo che io abbia tanti oggetti bianchi, oggetti sensibili bianchi, un oggetto bianco A, un oggetto bianco B, un oggetto bianco C, un oggetto bianco D, un oggetto bianco E e così via. Questi fanno tutti riferimento all'idea di bianco, alla bianchità, al bianco in sé che non nasce, che non muore, che è immutabile, che è un paradigma, che è un modello, rispetto a cui queste cose di bianche sensibili sono solo delle copie illanguidite rispetto appunto al modello, chiamiamo il bianco in sé Y, d'accordo? Allora, quale connessione nel dettaglio c'è tra il bianco in sé e le cose bianche? Platone cambia idea su questo nel corso della sua vita, basandosi appunto sulle sue riflessioni, sul dialogo, sulle obiezioni che nascono all'interno dell'Accademia, ripeto, soprattutto da parte di Aristotele, perché inizialmente Platone pensa che ci sia una metexis. Che cosa vuol dire metexis? Vuol dire partecipazione, un rapporto tra l'archetipo ideale e le sue copie sensibili di partecipazione diretta, il che implicherebbe forse una parousia, cioè una presenza, una partecipazione tra la forma, l'archetipo ideale, il bello in sé, Y, una partecipazione che probabilmente prevede una parousia, una presenza reale, che vuol dire che i singoli oggetti bianchi partecipano direttamente all'idea di bianco, partecipano direttamente e a sua volta l'idea di bianco partecipa ai singoli oggetti bianchi. L'obiezione di Aristotele è questa, cioè che tipo di partecipazione può essere tra qualcosa che è uno e invece oggetti che sono molteplici. Hanno questi oggetti sensibili molteplici in comune le caratteristiche dell'uno, della loro forma che è una, il loro modello, ma in che modo? Cioè l'idea, gli oggetti bianchi partecipano all'idea di bianco, l'idea di bianco, la forma ideale di bianco partecipa agli oggetti bianchi, partecipa in tutto o in parte. Se l'idea di bianco partecipa totalmente ad ognuno degli oggetti bianchi, dovrebbe moltiplicarsi per tanti quanti sono gli oggetti bianchi. Non so se siete d'accordo, cioè l'idea di bianco diventerebbe molteplice, ok? Si dice l'idea non può essere divisa in parti, quindi ogni volta partecipa totalmente, ok? Quindi l'idea di bianco partecipa totalmente, integralmente
all'oggetto bianco 1, poi partecipa anche all'oggetto sensibile bianco 2, B, poi partecipa all'oggetto bianco sensibile C, ma in questo modo si deve moltiplicare, cioè ci sarebbe non solo un'idea a forma di bianco, ce ne sarebbero tante quante sono gli oggetti sensibili bianchi, capite? Il bianco in sé, l'idea di bianco non sarebbe più una, ma sarebbe molteplice, e questo va contro proprio l'idea di, no, di unicità dell'idea, che è unica ed è la base di tutto, di tutti gli oggetti sensibili, tantissimi, che hanno al suo interno o in qualche modo partecipano delle caratteristiche dell'idea. L'idea è più perfetta rispetto agli oggetti sensibili proprio perché una, l'archetipo non può essere che uno, invece dovrebbe moltiplicarsi se partecipa integralmente a ciascuno degli oggetti sensibili bianchi. Un'altra soluzione sarebbe che vi partecipi in parte, cioè l'idea di bianco partecipa solo in parte a ciascuno degli oggetti bianchi. In questo modo dovrebbe dividersi in tante fette, dovrebbe dividersi in tante parti, quindi non sarebbe molteplice, no, sarebbe comunque molteplice perché deve essere divisa, cioè tu per fare partecipare soltanto in parte l'idea di bianco a tutti gli oggetti bianchi la devi dividere in parti e quindi comunque sarebbe molteplice allo stesso modo, perché viene divisa in parti e ci sono quindi tante parti dell'idea di bianco e quindi violerebbe tutti e due questi divieti eleatici parmenidei, sarebbe o molteplice oppure divisa in tante parti, in questo caso, nel secondo caso divisa in tante parti se partecipa in parte a un'idea sensibile bianca, in entrambi i casi non è più una ma sono tante. Ok, allora Platone cambia idea, dice non più metexis, partecipazione, ma semplicemente mimesis, cioè imitazione, somiglianza. In greco mimesis, ok? Cioè mimesis, somiglianza, imitazione. Gli oggetti bianchi non partecipano più direttamente all'idea di bianco Y, ci somigliano soltanto, quindi restano separati, non c'è una partecipazione diretta, d'accordo? Io posso cogliere mentalmente che l'oggetto sensibile A è bianco, anche l'oggetto sensibile B è bianco, anche l'oggetto sensibile C è bianco e così via, perché hanno tutti in comune qualcosa che è il bianco in sé, cioè qualcosa a cui tutti somigliano, è il bianco in sé. Somigliano, non c'è più bisogno di partecipare. Anche in questo caso Aristotele cala sul tavolo la sua obiezione. Cioè, in questo caso non potrebbe funzionare perché come colgo io la somiglianza? Posso accettare che io posso dire che tutte le cose sensibili bianche si somigliano tra di loro perché c'è un parametro, ok, a cui somigliano, che è il bianco in sé, ok? Però il problema viene comunque spostato. È così che Aristotele dimostra che secondo lui l'idea forma è inutile nella sua esistenza, è inutile, non ci fa conoscere meglio gli oggetti sensibili, perché se vuoi dire che l'idea di bianco somiglia a tutte le cose bianche, ok, come lo puoi dire? Hai bisogno di un altro parametro, per quanto sembri strano, di un z, hai bisogno di un altro parametro, cioè va bene, tu dici che tutte le cose bianche sensibili si somigliano tra loro, ok? Perché? Perché hanno qualcosa in comune, cioè il bianco, l'idea di bianco, ok? Quindi esiste l'idea di bianco che è il parametro che ti permette di mettere in connessione tutte le cose bianche, cioè c'è somiglianza tra tutte le cose bianche e l'idea di bianco. Ma io come colgo che tra tutte le cose bianche e l'idea di bianco ci sia somiglianza? Devo a sua volta trovare qualcosa che sia in comune tra tutte le cose bianche e l'idea di bianco. Non so se mi rendo l'idea. E quindi ci vuole un'altra idea di bianco, z, ci vuole un altro parametro, d'accordo? Questo è il famoso argomento aristotelico del terzo uomo. Per cogliere la somiglianza tra due poli ci deve essere per forza un terzo, altrimenti
non basta, capite l'idea, non serve perché cogliere nella mente che l'idea di bianco e le cose bianche hanno qualcosa in comune il bianco, tu devi avere un terzo parametro, cioè un altro bianco, e capite, va all'infinito perché per cogliere cosa c'è di simile tra y e z, tra questi due parametri, ci vorrebbe un altro terzo parametro, c'è sempre qualcosa in più, un terzo uomo, per esempio un parametro W, e si va all'infinito. E quindi l'obiezione di Aristotele mette in difficoltà anche quest'idea di somiglianza, d'accordo? A un certo punto voi direte Platone non ce la fa più, Platone cerca di elaborare una nuova soluzione che permetta di superare queste obiezioni. Queste obiezioni, quelle che vi ho detto finora, sono inserite in un dialogo che si chiama Parmenide ed è considerato il primo dei dialoghi dialettici, i dialoghi dell'ultima fase, della vecchiaia, dell'ultima fase della produzione di Platone, dialoghi considerati piuttosto difficili. Nei dialoghi dialettici, attraverso la dialettica, come vedremo, Platone revisiona sensibilmente la sua teoria delle idee, anche alla luce, ricordate, del fatto che nell'ultima fase della sua vita, della sua produzione, Platone recupera interesse per le scienze della natura, per la matematica, e quindi ha interesse a gestire le idee e forme non come qualcosa di completamente separato rispetto agli oggetti sensibili, ma a in qualche modo a adattare, a rendere le idee e forme in qualche modo simili agli oggetti sensibili, a renderle più vicine agli oggetti sensibili, non così diverse, troppo diverse. E quindi proprio perché in quel periodo Platone aumenta i suoi interessi per la natura, per le scienze, per la matematica, e quindi cerca di rendere le idee e forme, certo sempre il mondo iperuranico completamente separato dal mondo della natura, però in realtà cerca in qualche modo di avvicinarle alla natura fisica. Ci riesce, non ci riesce, lo vedremo, e quindi si inventa questa dialettica. Nel Parmenide non è espressa davvero, capite, la dottrina della dialettica che vediamo nella prossima lezione. E nel Parmenide ci sono queste obiezioni che vi ho detto, che vengono messe in bocca non a caso all'Eleate Parmenide, che compare come personaggio principale del dialogo. Si immagina, vero o falso che fosse andato ad Atene e avesse discusso con Socrate e altri appunto personaggi che Platone mette in questo dialogo. E quindi per la verità queste obiezioni che Parmenide fa, in realtà le aveva fatte, abbiamo visto, avanzate Aristotele, il giovanissimo discepolo di Platone, non hanno risposta all'interno del Parmenide né negli altri dialoghi, però in altri dialoghi come il sofista, il politico, il filebo, cioè i dialoghi propriamente dialettici propriamente detti, Platone cerca di riorganizzare la teoria per revisionare in qualche modo questi parametri, questi rapporti tra le idee tra di loro e tra le idee e gli oggetti sensibili, aggiustando quindi la sua primitiva teoria delle idee. Inizialmente, abbiamo detto più volte, Platone parla delle idee, le dà per scontate, le introduce attraverso miti, però poi invece inizia, in base alle obiezioni, a tematizzare, a problematizzare questa sua teoria. E quindi darà luogo alla dialettica, un nuovo modo di considerare le idee. La dialettica diventa talmente importante per Platone, attenzione, che lui inizierà a identificarla con la filosofia. Non solo nei dialoghi dialettici, ma anche in altri dialoghi, come per esempio il Fedro, che sicuramente è stato scritto nello stesso periodo. Platone identifica la filosofia con la dialettica e dice che il filosofo, non il filosofo qualunque, ma il filosofo che rappresenta la filosofia di Platone, il vero filosofo, quello che coglie la verità, è un dialettico. Non semplicemente perché, attenzione,
coglie la verità attraverso la dialettica, il dialogo, il logos, eccetera, ma perché coglie la verità mettendo le idee e le cose sensibili in connessione attraverso un procedimento dialettico. Quindi dialettica, attenzione, dialettica in Platone non significa più soltanto la confronto di tesi contrapposte attraverso un dialogo, un dibattito, una discussione, come era prima di Platone e come continuerà a essere per esempio in Aristotele. Aristotele recupererà il significato quotidiano, il significato più usuale, comune di dialettica. In Platone dialettica inizia a significare qualcosa di tecnico, di specifico, questa particolare dottrina per trattare le idee tra di loro e le connessioni tra le idee e gli oggetti sensibili. E quindi dialettica diventa sinonimo di filosofia, d'accordo? La dialettica è un procedimento duplice in cui tu che fai? Prendi più cose, per esempio più idee, ma anche più oggetti sensibili. Prendi più oggetti, d'accordo? Tanti oggetti, e li metti insieme avendo uno sguardo più vasto, d'accordo? Cioè uno sguardo d'insieme. Tante cose, tanti oggetti, tante idee più piccole, riuscire a metterle in connessione per avere uno sguardo d'insieme, uno sguardo totalizzante, ok? Uno sguardo più generale. Così, per esempio, lui dice all'interno della Repubblica, in cui la dialettica compare proprio con il termine greco di synopsis. Synopsis, la dialettica come synopsis, in italiano si direbbe sinossi, d'accordo, come sinossi, cioè nella Repubblica compare questo primo significato di dialettica, ovvero la capacità del filosofo di mettere insieme cose più particolari in qualcosa di più generale, in qualcosa di più universale, andare dal particolare, riunificare cose particolari in qualcosa di più generale, per avere uno sguardo appunto anche oggi diciamo sinottico. Che vuol dire sinottico? Che mette insieme tante cose, come se fossero tanti occhi, ok? Perché in greco syn significa con, è come in latino cum, con insieme, e opsopos vuol dire occhio, e comunque la radice op forma alcuni tempi verbali del verbo difettivo a più temi, vedere in greco, cioè vedere insieme, letteralmente molti occhi, visione d'insieme, sguardo d'insieme. E invece, attenzione, nel Fedro viene ripresa la dialettica e si dice che l'abilità principale, fondamentale del filosofo per essere filosofo, altrimenti non lo è, perché Platone dice appunto che il filosofo è un dialettico, identifica le due cose, deve avere anche il movimento contrario, cioè non soltanto mettere insieme ciò che è più particolare nell'universale, che nel Fedro, attenzione, Platone designa non più con la parola synopsis, ma con la parola synagoge in greco, ok? Ma deve fare anche il contrario, capite? Deve saper dividere, deve prendere ciò che è l'insieme, il tutto, e saper fare anche il procedimento inverso, non solo mettere insieme le cose particolari in qualcosa di più generale, ma prendere ciò che è più ampio, più generale e dividerlo, proprio dividerlo, tagliarlo in parti in qualcosa di più particolare, cioè deve saper fare la diairesis, cioè divisione. Il verbo greco diaireo vuol dire divido, quindi un mettere insieme che nella Repubblica viene chiamata sinossi, synopsis, e nel Fedro viene chiamato synagoge, ma anche poi un dividere ciò che è stato messo insieme, cioè il procedimento proprio inverso, cioè una diairesis, una divisione. Quindi Platone parla della dialettica già nella Repubblica e nel Fedro, che non sono dialoghi propriamente dialettici, ma nella Repubblica e nel Fedro la dialettica è soltanto accennata. Si dice comunque che deve essere il metodo fondamentale, l'abilità fondamentale, la caratteristica precipua del filosofo, del filosofare.
però lì sono appena accennati. Invece nei dialoghi dialettici propriamente detti, il cui contenuto andiamo a vedere nella prossima lezione, la dialettica è proprio spiegata in maniera chiara, in maniera specifica in tutti i suoi dettagli. E nel sofista, di questi parleremo nella prossima lezione, nel sofista, nel sofista, nel politico e nel filebo, soprattutto in questi dialoghi, Platone insiste più sulla dimensione della diairesis, della divisione, piuttosto che in quella della synopsis o della synagoge, cioè della unificazione, del mettere insieme le cose particolari. L'abile dialettico è colui che prende un'idea più generale, dialettica come diairesis. Certo, c'è anche il movimento del mettere insieme, però Platone nei dialoghi propriamente dialettici predilige la dialettica come diairesis. Non vi preoccupate, come sanno coloro che conoscono il greco, nella traslitterazione in caratteri latini, quando c'è un dittongo, esattamente come avviene in greco, nei caratteri greci, si usa inserire l'accento sul secondo elemento del dittongo, in questo caso sulla I, ma leggerlo sul primo. Quindi ai, io metto l'accento sulla I, però si legge sulla A. Diairesis, d'accordo? Il momento della divisione è privilegiato rispetto al momento dell'unificazione all'interno dei dialoghi propriamente dialettici, per esempio il sofista oppure il politico, d'accordo? Quindi si tratta di prendere un'idea più generale, un'idea universale, ma non è universale in senso assoluto, quindi diciamo un'idea più generale, qualcosa di più generale, e di dividerlo in idee, che devono essere per forza due, in idee più particolari. In questo modo, connettendo tra di loro le idee, unendole attraverso dei nessi, oppure distinguendole attraverso la mancanza di nessi, proponendo un vero e proprio albero costruito dall'alto il basso, può essere letto anche dal basso verso l'alto, e in cui sono messe in connessione idee più generali e idee più particolari. Si prende ogni idea generale, la si divide in due idee particolari, poi si prende una o tutte e due le idee particolari, ognuna viene divisa in altre due idee particolari e così via. Questo è il procedimento della dialettica: prende un'idea più generale, dividere come un abile macellaio, dice Platone, fare la diairesis, vedere di far scaturire dall'idea generale due idee più particolari. Ovviamente bisogna saper fare anche l'inverso, la synopsis o synagoge, prendere le due idee particolari e riuscire a ricomporre qual è l'idea generale più opportuna. Però viene privilegiato appunto il procedimento della divisione. Lo vediamo appunto nella prossima lezione, non c'è tempo per fare tutto in questa. Io in questa lezione vi ho proposto ovviamente le basi, diciamo, le basi, le premesse della dialettica. Platone proprio si identifica con la filosofia, il filosofo vero, il filosofo che propone una filosofia corretta, giusta, come quella appunto di Platone. Il filosofo è il dialettico, le due cose sono la stessa cosa. Spieghiamo perché nella prossima lezione. Continuate a seguirmi, la dialettica di Platone. Grazie.